Nel caso in cui l'anno prossimo avrai le vacanze obbligate ad agosto. Odi i bagni di folla sulle spiagge turistiche dove per arrivare sul bagnasciuga senza ustionarti devi fare il saltimbanco sui teli dei vicini? Sei già preoccupato per le file chilometriche quando vuoi procurarti una granita al bar? Le urla dei bambini che ti svegliano dopo il paninazzo delle 12:30 mentre ti riempiono il telo appena steso di sabbia? Stai già pensando al fallimento della tua dieta quando la famiglia vicina di ombrellone estrae dalla borsa frigo la terza parmigiana? Mettiti comodo per scoprire come abbiamo risolto questi problemi. La nostra avventura a Cefalonia inizia con il mare mosso. Non proprio l'ideale per una giornata in kayak, vero? Ma arrendersi e passare il tempo in spiaggia? No, non è il nostro stile. Abbiamo quindi scelto Paralia Fera, una spiaggia incastonata in una splendida insenatura che grazie alla sua posizione riparata ci ha regalato acque calme perfette per pagaiare. Parcheggiare è stato semplice, proprio accanto alla spiaggia. Ma un consiglio, arrivate presto, soprattutto in alta stagione, perché il posto si riempie in fretta. Se volete pranzare ci sono 2 taverne sulla spiaggia. Noi ci siamo fermati da Teronisi Restaurant per prendere qualcosa da sporto prima di metterci in acqua. Con il kayak finalmente in mare abbiamo esplorato la baia, circumnavigato l'isolotto al centro e sulla via del ritorno abbiamo scoperto una spiaggetta nascosta. Un vero paradiso dove rilassarsi, pranzare e prendere il sole in tranquillità. E non ci siamo fermati qui. Abbiamo approfittato di questo angolo di pace per fare snorkeling ed esplorare i fondali. Ed è qui che abbiamo avuto un incontro ravvicinato con un verme di fuoco, nome tecnico Ermodice carunculata. Questo curioso abitante del mare è bellissimo da osservare, ma attenzione! Se si sente minacciato può rilasciare piccoli aghi a uncino che iniettano una neurotossina, causando una fastidiosa sensazione di bruciore. Quindi un piccolo consiglio. Quando esplorate il mare, siate sempre attenti a cosa vi circonda. Petani Beach è una delle spiagge della costa rocciosa occidentale di Cefalonia e regala scorci mozzafiato sulle scogliere bianche e il mare cobalto. Abbiamo scelto di partire da questa spiaggia nonostante il mare fosse ancora leggermente agitato, perché resta una delle zone più selvagge e meno frequentate dal turismo di massa che si riversa prevalentemente nelle spiagge di Myrtos e Antisamos. All'arrivo troverete un grande parcheggio sterrato gratuito nel quale potrete parcheggiare l'auto e scaricare il kayak e l'attrezzatura per prendere il mare comodamente dalla spiaggia che, trovandosi all'interno di una baia, resta coperta dalle onde facilitando la salita a bordo. Troverete anche ben 2 locali nei quali bere qualcosa prima di salpare, prendere un pranzo al sacco da mangiare nella caletta nascosta nella quale vi porteremo o fare un aperitivo al rientro stanchi dalla pagaiata.
Avendo trovato il mare abbastanza mosso, specialmente dopo la prima punta a sinistra della baia verso sud, abbiamo navigato vicini alla costa, alla ricerca di un attracco facile e una spiaggetta tutta per noi dove poterci rilassare in tranquillità. Dopo circa 3 km di rodeo sulle onde che, usciti dalla baia, ci facevano ballare, abbiamo avvistato l'angolo di paradiso nel quale ci siamo poi fermati l'intero pomeriggio. Se avete bisogno come noi di una giornata di relax tra una pagaiata e l'altra, vi consigliamo di concedervi un fantastico giro in barca lungo le coste dell'isola, alla scoperta delle infinite calette nelle quali fermarvi per fare un bagno e rilassarvi. Noi abbiamo scelto la costa est perché risulta più riparata dalle correnti provenienti dal mare aperto e permette una navigazione senza scossoni anche a tutto gas. Dovevamo però trovare il noleggio giusto, che avesse prezzi onesti, barche moderne, confortevoli e soprattutto affidabili. Dopo aver cercato sul web e fatto un giro di telefonate ai noleggi presenti nei principali porticcioli, abbiamo trovato quello di George, che ci sentiamo di consigliarvi perché è uno dei pochi sull'isola ad avere barche nuove ad ogni stagione. Sì, quindi basta gozzi degli anni 70 con motori a vapore. Ha imbarcazioni di ultima generazione, imprendisole e motori silenziosi a bassi consumi. Ci ha dato tutte le informazioni utili a raggiungere le spiagge nascoste più belle lungo la costa est di Cefalonia. Anche se siete dei principianti alla prima esperienza, riceverete tutta l'assistenza necessaria per mettervi al timone e fare una magnifica uscita in barca. Non siamo sponsorizzati da questo noleggio, ma abbiamo deciso di chiedere a George di riservare un prezzo speciale per tutti i nostri iscritti. Se avete bisogno dei riferimenti, trovate il link in descrizione. Dopo essere saliti a bordo ed aver caricato l'attrezzatura per snorkeling e pranzetto al sacco, siamo usciti dal porto e ci siamo diretti verso nord, alla scoperta delle spiagge che ci aveva segnalato George, spingendoci fino ad Itaca e totalizzando ben 50 km di navigazione durante l'intera giornata. Ed ora che avete tutte le informazioni, non vi resta che salire in barca con noi. Proseguendo il nostro viaggio nella splendida Cefalonia, ci siamo spinti verso sud della penisola Paliki, un'area nota per le sue spiagge rosse. Il nostro punto di partenza è stato Xi Beach,
Una spiaggia ben attrezzata e vivace, perfetta per chi ama divertirsi con attività come gonfiabili trainabili o parasailing. Tuttavia, noi preferiamo luoghi più tranquilli, quindi, dopo aver sistemato il kayak in acqua, abbiamo iniziato la traversata verso l'isola di Bardiani. All'arrivo, un piccolo pontile di legno ci ha accolti, facilitando lo sbarco. La prima tappa è stata la visita al monastero abbandonato di San Nicola, un luogo che, nonostante il passare del tempo, conserva un'aura magnetica. Camminando tra le sue mura, sembrava di percepire storie dimenticate, risvegliate dal vento e dal silenzio. Approfittando dei tavoli all'esterno, abbiamo gustato un pranzo al sacco con una vista spettacolare sulla baia dell'isola, un panorama che colpisce per la sua selvaggia bellezza. Siamo risaliti sul kayak per proseguire verso Koutala Beach, una destinazione famosa per le sue formazioni naturali di argilla, ideali per un bagno di fango rigenerante. All'arrivo abbiamo raccolto l'argilla dalle pareti circostanti, miscelandola con l'acqua salata e applicandola sulla pelle per un trattamento naturale. Abbiamo poi trascorso il tempo rilassandoci sulla spiaggia, godendo del sole e della tranquillità del luogo. Con il pomeriggio che volgeva al termine, siamo tornati a Xi Beach, dove ci siamo concessi una doccia di acqua dolce per eliminare il sale e un aperitivo rinfrescante per chiudere la giornata con una nota perfetta di relax. Questa esperienza è stata un meraviglioso equilibrio tra avventura, scoperta e momenti di benessere. Ma ciò che più ci ha colpiti di questa parte della costa sono i suoi colori unici. Le lunghe spiagge di sabbia rossa, in forte contrasto con le falese di argilla chiara, le acque turchesi che riflettono il cielo e la vegetazione rigogliosa che incornicia il panorama. Un luogo che regala emozioni a ogni sguardo, lasciandoci con il desiderio di esplorare ancora le meraviglie che Cefalonia ha da offrire. Tra le meraviglie di Cefalonia non troviamo solo spiagge, acque limpide e paesaggi mozzafiato, ma anche un inaspettato mondo sotterraneo fatto di bellezza e mistero. Il lago di Melissani, situato vicino alla città di Sani sulla costa est dell'isola, ogni anno viene visitato da migliaia di persone che soprattutto nel periodo di punta creano delle code interminabili al botteghino. Il momento ideale per visitarlo è durante le ore centrali della giornata, quando la luce del sole, penetrando all'interno della cavità, crea un gioco di luci mozzafiato e colora l'acqua di un azzurro intenso che difficilmente dimenticheremo. Una barca ci accompagna attraverso la grotta dove il silenzio e i riflessi creano un'atmosfera quasi irreale. La leggenda narra che fosse il rifugio delle ninfe ed è impossibile non lasciarsi incantare da questo spettacolo naturale. Proseguiamo con la grotta di Drogarati, un capolavoro di stalattiti e stalagmiti scolpiti dal tempo. L'acustica di questa grotta è straordinaria, tanto da essere utilizzata come location per concerti. Camminando tra queste meraviglie naturali sembra di entrare in un'altra dimensione dove la natura mostra tutta la sua potenza e la sua arte.
Ancora meravigliati della bellezza della grotta di Drogarati e con il suo fresco sulla pelle, ci rimettiamo in macchina per raggiungere la vetta del Monte Enos, che con i suoi 1628 metri domina maestoso l'isola e si erge come punto più alto delle isole Ionie. La sua cima, infatti, spesso avvolta dalle nuvole, offre panorami mozzafiato su Cefalonia e il mare circostante. Mentre le ruote scorrono sull'asfalto in costante salita, curva dopo curva, il panorama intorno a noi inizia a cambiare e la temperatura a scendere piacevolmente. Le foreste rigogliose trovate a valle si trasformano gradualmente in piccole radure di alberi incastonati tra le rocce brulle che risaltano sotto il sole del paesaggio montano. Tra quegli alberi troviamo il rarissimo abete nero di Cefalonia, che essendo unico al mondo, rende il monte un luogo di grande valore naturalistico. Tra sentieri immersi nella natura e viste che tolgono il fiato, il Monte Enos è un paradiso per gli amanti dell'escursionismo. Melissani, Drogarati ed Enos, 3 luoghi, 3 anime diverse che raccontano la storia e la natura straordinaria di Cefalonia. Le aquile sono ammirate fin dall'antichità per la loro regale maestosità, elette in ogni cultura come simboli mistici e divine messaggere. Per gli antichi greci erano sacre a Zeus, il re degli dei, che le scelse come emblema della sua supremazia su uomini e divinità. Negli oracoli l'avvistamento di un'aquila era considerato un buon presagio, un segno che il cammino intrapreso fosse quello giusto. E oggi per noi è stato presagio di una giornata che ci ha colpito ben oltre ogni aspettativa. La nostra escursione è iniziata da Vouty Beach, una baia accogliente che offre qualche servizio essenziale per chi desidera fermarsi a bere qualcosa prima di perdersi nella bellezza selvaggia che la circonda. Ciottoli bianchi si adagiano sulla riva, accarezzati da onde cristalline che riflettono ogni sfumatura del cielo. Ma è solo quando lasciamo la riva, addentrandoci tra le scogliere a bordo dei nostri kayak, che la vera magia inizia a svelarsi. Le grandi formazioni rocciose che si tuffano nel mare creano passaggi segreti e cavità nascoste. Il mare si insinua tra queste pareti scolpite dal tempo, riecheggiando tra le gole di roccia con una melodia antica, il respiro stesso di questa costa selvaggia. La spiaggia di Camari appare come un dono inatteso, un piccolo paradiso incastonato tra le scogliere.
Qui la natura ha creato una miriade di grotte che si aprono sulla spiaggia, rifugio ombrosi sotto archi di roccia. Il contrasto tra il bianco dei ciottoli, l'oro delle rocce e l'acqua trasparente è ipnotico. Ma altri piccoli gioielli nascosti ci attendono a poche pagaiate. Ed è proprio in una di queste baie segrete, poco prima di Phteri Beach, che decidiamo di fermarci a godere del sole e del mare, al riparo dalla folla di barche che ormeggiano a poche decine di metri da noi. Infine diamo uno sguardo a Phteri Beach. Da lontano le pareti di roccia creano un meraviglioso alternarsi di curve sinuose che si riflettono sul mare, nascondendo una delle baie più iconiche dell'isola. Ma è solo quando ci avviciniamo che ci rendiamo conto di quanto questo tratto di costa sappia ancora stupire. Le alte scogliere ambrate sono avvolte dalla vegetazione lussureggiante che sembra custodire la baia come un tesoro nascosto. La ghiaia bianca abbraccia un mare dalle 1000 sfumature, dove il verde brillante si dissolve lentamente nel blu profondo. Mentre ci lasciamo cullare dalla bellezza di questo luogo, al largo un grande catamarano ondeggia dolcemente sull'acqua. Elegante, lussuoso, un mondo di comodità galleggiante, eppure lontano dalla vera essenza di questo luogo. Guadagnando ogni metro d'acqua con il sudore, al ritmo del remo che spezza la superficie del mare, siamo entrati a far parte di questo scenario non da spettatori, ma come un frammento di esso. Cefalonia è così, non si limita a mostrarsi, ti chiama, ti invita a rallentare, ad ascoltare, a osservare con occhi nuovi. Proseguiamo la nostra esplorazione di Cefalonia, visitando una delle località più iconiche dell'isola. Sì, perché questa escursione in kayak partirà proprio dalla famosa spiaggia di Myrtos, una perla naturale custodita all'interno dell'omonima grande baia a nord dell'isola. Poco più in alto si trova il pittoresco promontorio della penisola di Assos, con il suo caratteristico paesino, adagiato sulla lingua di terra che la congiunge all'isola madre. Già scendendo dalla strada che si inerpica sulle falesie di roccia bianca si inizia ad intravedere uno spettacolo unico nel suo genere. Myrtos si rivela di colpo davanti ai nostri occhi, in tutta la sua bellezza. Una piscina naturale che, con i suoi bassi fondali, fa risplendere di un azzurro caraibico l'acqua che lambisce i ciottoli bianchi della spiaggia, a ricordare una mezzaluna luminosa in un cielo limpido di un pomeriggio di primavera. Anche in questo caso vi consigliamo di arrivare la mattina presto, specialmente nei periodi di alta stagione, per riuscire ad usare il grande parcheggio gratuito limitrofo alla spiaggia e scaricare comodamente l'attrezzatura. Durante il periodo estivo viene anche allestito un locale prefabbricato nel quale potrete bere qualcosa prima della partenza o gustarvi un aperitivo al rientro dalla pagaiata, magari guardando uno dei tramonti più suggestivi che abbiate mai visto in vita vostra. Mentre pagaiamo ci lasciamo alle spalle la spiaggia affollata e ci dirigiamo verso ovest alla scoperta delle numerose grotte naturali che caratterizzano la costa, fino a raggiungere la spiaggia di Aspros Gialos a circa 4 km di distanza. Ogni insenatura e caletta incontaminata è stata un premio conquistato con la forza delle nostre braccia e il rispetto per un ecosistema che va vissuto oltre le speculazioni turistiche usa e getta. Proprio dietro l'angolo rispetto alle mete più rinomate, queste meraviglie naturali rivelano la loro bellezza autentica, spesso trascurata perché meno accessibile.
L'ultimo regalo che abbiamo ricevuto è stato il tramonto, che ci ha ripagato col suo splendore alla fine di una giornata indimenticabile. Proseguiamo la nostra esplorazione della costa sud-est dell'isola partendo da una delle location più gettonate dal turismo alla ricerca di lusso, movida e relax senza compromessi, la spiaggia di Scala. Scala è infatti rinomata per la sua lunghissima spiaggia dorata, per i resort di lusso, le ville con piscina che affaccia sul mare, ma anche per la movida notturna. Queste caratteristiche la posizionano tra le mete di Cefalonia più ambite, sia da un pubblico giovane, alla ricerca di divertimento, che da un pubblico più adulto, che predilige relax e benessere con un pizzico di movimento dopo il tramonto. Lungo la spiaggia si alternano gli esclusivi lidi privati appartenenti ai resort di lusso con quelli aperti al pubblico giornaliero, nei quali passare una giornata coccolati dal sole e dal rumore del mare. Non mancano ristoranti, pub e lounge bar, molti dei quali con vista mare ed ottime selezioni di cocktail. Ed è proprio dalla spiaggia di Scala che decidiamo di partire per questa nuova escursione alla scoperta della costa sud-est di Cefalonia. Iniziamo parcheggiando all'estremità nord, dopo l'ultima spiaggia attrezzata, dove la linea costiera inizia a cambiare conformazione trasformandosi da spiaggia a roccia. Messo in acqua il kayak dalla spiaggia libera antistante, facciamo prua verso nord, dove, man mano che avanziamo, scopriamo un susseguirsi di piccole baie rocciose, alcune delle quali ad uso esclusivo delle ville sovrastanti. A questo proposito, vi ricordiamo che in base all'articolo 28 del Codice della Navigazione, il demanio marittimo è pubblico ed è possibile quindi navigare anche in prossimità di spiagge ed insenature private. Inoltre, secondo i principi di sicurezza marittima e della legislazione italiana, in caso di emergenza, come difficoltà fisiche o condizioni meteorologiche avverse, è possibile approdare senza incorrere in sanzioni su qualsiasi tratto costiero, pubblico o privato, per riposarsi o chiedere aiuto nei casi più gravi. Dopo aver pagaiato per circa 6 km, arriviamo finalmente alla caletta di Caco Lagadi, una piccola insenatura rocciosa nascosta proprio ad un passo dalla strada costiera, che si snoda lungo il litorale tra scogliere e insenature. Anche se non rappresenta una località turistica gettonata, a nostro avviso è stata una delle perle trovate sull'isola, con le sue grotte naturali che si affacciano tra la spiaggia di Ciottoli e il mare, a creare dei gazebo rocciosi che danno riparo dal calore delle ore più calde della giornata. I suoi fondali, tra i più belli e ricchi di vita dell'intera isola, forse anche grazie alla bassa affluenza di turismo, ci regalano uno spettacolo emozionante ad ogni tuffo, tanto da renderci difficile decidere di rimetterci in kayak per tornare indietro. Tra Poseidonia, rocce e tane naturali, i suoi fondali danno riparo ad una moltitudine di specie marine, tra cui saraghi, occhiate e salpe. Rimaniamo affascinati da come, in questo ecosistema, ci siano delle mutue collaborazioni tra specie diverse, come quelle tra i saraghi e la donzella pavonina, un piccolo pesciolino rosso che vive proprio davanti alle loro tane. Questa, infatti, nutrendosi dei loro avanzi di cibo, contribuisce a tenere pulita l'entrata della tana e, allo stesso tempo, con i suoi movimenti repentini li avverte in caso di pericolo. Per tutto il pomeriggio continuiamo ad esplorare i fondali circostanti, non finendo mai di meravigliarci per la bellezza unica che questi sono in grado di trasmettere.
Poco a nord dell'aeroporto di Cefalonia, lungo la costa occidentale dell'isola, si trova un tratto di costa caratterizzato da alte rocce bianche, grotte marine e acque turchesi, di cui White Rocks è la regina indiscussa. Platis Jalos Beach è stata la nostra scelta come punto di partenza ideale. Un comodo parcheggio a ridosso della spiaggia rende facile scaricare l'attrezzatura e raggiungere il mare senza fatica. Qui troverete anche docce libere e un bar perfetto per un pasto veloce o per rinfrescarsi con una bibita ghiacciata. Alzando lo sguardo noterete il White Rocks Hotel, arroccato sulla scogliera a sinistra, un punto di riferimento che domina il paesaggio circostante. Dopo aver messo in acqua il kayak, ci siamo lasciati alle spalle la spiaggia e abbiamo iniziato a esplorare la costa. Davanti a noi un susseguirsi di scogli bassi, piccole insenature e infine lei, White Rocks Beach. Il suo fascino è difficile da catturare in una sola immagine. Ma in questa escursione ciò che ci ha colpito di più non è stata solo la bellezza della spiaggia, ma le grotte e le insenature lungo il percorso, veri gioielli nascosti della costa. Ci siamo persi nell'osservazione degli strati di roccia rossa e bianca che si alternano, incantati dai dettagli e dalle storie che sembrano raccontare. Guardando con attenzione si possono scorgere conchiglie e piccoli fossili incastonati nella pietra, tracce di un passato remoto, quando queste scogliere erano sommerse dal mare. Non abbiamo resistito alla tentazione di tuffarci in queste acque trasparenti, nuotando tra le rocce e scoprendo passaggi nascosti, dove la luce si rifrange sull'acqua, creando giochi di colore mozzafiato. Questa escursione alla portata di tutti è perfetta per una giornata di relax o per chi ama esplorare senza fretta. Un luogo che merita una visita per chi vuole scoprire un lato autentico di Cefalonia. Circondato da dolci colline e vigneti, il monastero di Agios Gerasimos, patrono di Cefalonia, ci accoglie con la sua solennità. Dall'alto il complesso si rivela in tutta la sua bellezza, edifici imponenti che custodiscono secoli di fede e tradizione. Fondato nel XVI secolo, il monastero è il cuore spirituale dell'isola, meta di pellegrinaggi e di profonda devozione per i fedeli. Ogni anno, il 16 agosto e il 20 ottobre, si celebrano le solenni festività dedicate al santo. La reliquia di Agios Gerasimos viene portata in processione, accompagnata dalle preghiere e dai canti tradizionali, un momento che unisce l'intera comunità dell'isola. Attraversiamo i viali ombreggiati che conducono al cortile interno, dove il tempo sembra essersi fermato. Le pareti del monastero raccontano storie di miracoli attribuiti al santo, venerato per le sue opere di guarigione e per aver protetto l'isola nei momenti più difficili. Qui fede e storia si intrecciano in un'atmosfera di pace e raccoglimento. Entrando nella chiesa principale, siamo immersi in una scenografia ricca di simboli e arte sacra ortodossa. Gli iconostasi, i maestosi pannelli che separano la navata dal santuario, brillano d'oro e di colori vividi, decorati con icone raffiguranti Cristo, la Vergine Maria e i santi. Le lampade votive sospese scintillano lievemente, simbolo della luce divina sempre presente. Sopra di noi enormi lampadari dorati catturano lo sguardo. Ogni dettaglio di questi capolavori è curato con minuzia, bracci decorati, candele ornate e simboli sacri si fondono in un'opera d'arte luminosa. Durante le celebrazioni solenni, questi lampadari diffondono una luce calda e avvolgente che amplifica la sacralità del luogo, immergendo i fedeli in un'atmosfera di profonda spiritualità. Gli affreschi che ornano le volte raccontano episodi biblici e la vita di Agios Gerasimos, con uno stile artistico che richiama la tradizione bizantina. Passeggiando nei corridoi del convento adiacente si notano piccoli altari e spazi di preghiera raccolti, dove i monaci e i fedeli trovano momenti di intimità spirituale. Qui ogni dettaglio, dagli antichi manoscritti ai paramenti sacri, racconta la profonda devozione che anima questo luogo santo.
Dopo aver visitato il monastero di Agios Gerasimos, ci dirigiamo verso la vicina cantina Aurelios Gaea, situata nella valle Omala, nel cuore della zona vitivinicola della Robola. Fondata nel 1982, questa cooperativa riunisce numerosi viticoltori locali impegnati nella valorizzazione dei vitigni autoctoni dell'isola. Entrando, il logo della cantina ci accoglie, simbolo dell'unione tra tradizione e innovazione che caratterizzano Aurelios Gaea. Gli scaffali esibiscono con orgoglio le diverse etichette prodotte, tra cui spicca la celebre Robola, il vino bianco fresco ed aromatico emblema di Cefalonia. Oltre la Robola, la cantina produce vini da altre varietà locali come il Moscato, il Sausi, il Vostilidi, lo Zacchintino e la Mavro Daphne, offrendo un'ampia gamma di sapori che raccontano la ricchezza enologica dell'isola. L'ambiente interno riflette un'eleganza rustica. Un maestoso lampadario in legno pende dal soffitto, integrandosi armoniosamente con le travi, creando un'atmosfera calda ed accogliente. Dalle ampie finestre lo sguardo si perde tra i filari di viti che si estendono ai piedi del maestoso Monte Enos, mentre dettagli rustici come utensili in coccio e legno richiamano la vita rurale che da secoli anima queste terre. Le vigne, coltivate con cura dai membri della cooperativa, beneficiano del particolare territorio dell'isola, caratterizzato da suoli calcarei e microclimi unici che conferiscono ai vini una personalità distintiva. All'esterno ci accomodiamo per una degustazione guidata. Le cameriere dispongono con cura calici di vino accompagnati da bruschette con pomodoro e feta, offrendo un assaggio autentico dei sapori locali. Al centro del cortile, un maestoso ulivo secolare osserva i visitatori che, all'ombra delle pensiline, attendono il loro turno per scoprire i sapori enologici di Aurelios Gaea. Questa esperienza ci ha permesso di apprezzare non solo la qualità dei vini, ma anche la passione e la dedizione che i viticoltori di Cefalonia mettono nel preservare e promuovere le loro tradizioni. Tra i simboli più iconici di Cefalonia ci sono le tartarughe caretta caretta, che da sempre popolano le acque dell'isola. Tra poco vi portiamo alla scoperta di Paralia Caminia, una delle spiagge più importanti per la loro riproduzione. Se volete avvistare una tartaruga, il porto di Argostoli è il posto perfetto. Qui, soprattutto al mattino, i pescatori tornano dalla battuta di pesca e mentre puliscono le reti, le tartarughe emergono dall'acqua per nutrirsi dei resti di pesce. Uno spettacolo che lascia senza fiato e un'occasione unica per osservare da vicino queste incredibili creature. Ma il vero cuore pulsante della vita delle tartarughe è qui, sulla spiaggia di Caminia. Ogni anno, tra maggio e settembre, le femmine tornano a riva per deporre le uova, dando inizio a un ciclo naturale straordinario. Abbiamo visitato la spiaggia di notte, il momento più magico. Con un po' di fortuna si può assistere alla schiusa delle uova e vedere i piccoli muovere i loro primi passi verso il mare. Sarebbe stata un'emozione unica, ma non siamo stati così fortunati. Tuttavia, vedere i segni lasciati sulla sabbia e immaginare il viaggio che li attende è stato comunque speciale. L'impegno di chi protegge questi animali è immenso. Monitorano i nidi, educano i visitatori e garantiscono che ogni piccolo abbia la possibilità di raggiungere l'acqua senza ostacoli. Un lavoro prezioso per la conservazione di una specie in pericolo.
Oltre a essere un santuario per le tartarughe, la spiaggia di Caminia è anche un luogo perfetto per vivere un'esperienza indimenticabile. Noi abbiamo scelto di esplorarla a cavallo, affidandoci a Scala Horse Riding. Dionisis ci ha accompagnati in questa avventura, conducendoci lungo la riva mentre il sole tingeva il cielo di sfumature dorate. Un'esperienza unica, un momento di pace assoluta e, senza dubbio, il modo perfetto per concludere la nostra vacanza a Cefalonia. Vogliamo proporvi però altri 2 itinerari che a nostro parere meritano assolutamente di essere seguiti. Il primo si trova a sud-est dell'isola e parte dalla fine della spiaggia di Poros, dove potrete lasciare l'auto nel parcheggio sterrato libero per proseguire verso nord. La costa in quel tratto è un susseguirsi di piccole spiagge raggiungibili solo via mare, fino alla baia di Antisamos. Vi consigliamo di pagaiare finché ne avete per godervi tutte quelle che riuscirete a raggiungere. Il secondo parte dalla bellissima baia di Paralia Implisi, nell'estremo nord dell'isola. Anche in questa escursione potrete lasciare l'auto nel parcheggio sterrato gratuito e proseguire pagaiando verso ovest, passando per le insenature di Chimilia e Kalamaki, per raggiungere infine quella di Paralia Dafnudi. Noi abbiamo seguito l'itinerario partendo da Jerusalem Beach e risalendo la costa ovest. Vi sconsigliamo però questo approccio perché nel pomeriggio i venti iniziano a soffiare da sud verso nord, aumentando il moto ondoso e rendendo difficile pagaiare per il rientro. Il kayak che ci ha accompagnato nelle riprese è un fantastico Tomahawk ARC dell'Acqua Marina, con struttura gonfiabile drop stitch ad alta pressione, praticamente un camper galleggiante. Noi abbiamo acquistato la versione più grande disponibile tra le taglie proposte da Acqua Marina e a nostro avviso la migliore quando avete in programma escursioni che durano tutta la giornata, nelle quali portare dietro una borsa frigo capiente con bevande e cibo, attrezzatura da apnea e snorkeling, teli da spiaggia, borse ed eventualmente una tenda e l'occorrente per campeggiare se volete fare campeggio nautico. Le nostre prove sul campo lo hanno promosso a pieni voti, anche in condizioni molto difficili di mare mosso e vento forte, ci ha permesso di guadagnare l'attracco restando stabile e composto, mentre fendeva le onde con la sua prua in gomma rigida e il fondo piatto per limitare al minimo il rollio. Una gran bella imbarcazione che vogliamo consigliarvi, specialmente se avete bisogno di robustezza, stabilità, tantissimo spazio, velocità e soprattutto di tuffarvi risalendo a bordo senza problemi. Lo strumento indispensabile per viaggiare in kayak è la pagaia, ovvero il caratteristico remo con una pala per ciascun lato. In commercio ci sono molte pagaie con struttura in alluminio che hanno un prezzo contenuto ma, essendo abbastanza pesanti, nelle escursioni più lunghe stancano velocemente le braccia. Un'alternativa sono le pagaie in fibra di vetro, che hanno un peso minore ed un costo leggermente più alto. Anche queste però, dopo qualche ora di marcia, iniziano a far sentire il loro peso, che seppur minore, risulta ancora abbastanza alto. La soluzione sono le pagaie in fibra di carbonio, leggere, resistenti, ma costosissime. Noi abbiamo trovato il modello che di fatto ha reso accessibile a tutti la pagaia in fibra di carbonio ad un prezzo decisamente abbordabile e ne abbiamo approfittato per acquistarne subito una ciascuno. Le abbiamo testate sul campo in escursioni lunghe anche più di 30 km, dove le loro caratteristiche uniche hanno fatto la differenza. Vi lasciamo in descrizione i link Amazon del kayak e delle pagaie. Usateli se avete intenzione di acquistarli. A voi non costa nulla, mentre aiuta tantissimo noi a far crescere il canale. Non dimenticarti di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Grazie per aver seguito questo episodio e alla prossima!